Ecco qui il prototipo Bivalcaer in versione naked. Come si vede è un terraio perimetrale o space frame come dicono gli anglosassoni, è tanto semplice quanto efficiente. L'ammortizzatore è montato molto inclinato con uno studio che adesso farò vedere, un altro video in cui la progressività è molto simile a quella dei leveraggi originali, che era a base di potenza, era una semplicissima Aprilia RX 125 del 92 mi pare, e quindi anche quelli una progressività molto dolce, progressiva, assolutamente comparabile ed efficiente. La luce a terra è molto alta, qui si vedrà meglio quando è tutta montata senza il supporto sotto, il ferriure, alzamoto. Scendo nel particolare del brevetto, aspirazione a disco aerabile, sempre il mio di Storchiva. Si vede la luce, il disco adesso è tutto smontato, non è fisso, comunque il sistema è molto semplice, cambia la fasatura, cioè fino al massimo così, va in anticipo e si può regolare con diagrammi più spinti di aspirazione, esattamente come così si vede meglio il disco, come utilizzava gli stessi motori che sono un motore Rotax 129 per le competizioni go-kart, che è lo stesso che usavo nel motomondiale, e quindi amplia un po' come le fasature variabili in aspirazione dei motori a quattro tempi, dal King Spark agli altri Vanos eccetera, ben noti in quei tempi. È stato il primo, è stato proposto a suo tempo, a parte il centro di fitta, anche all'Aprilia, soprattutto appena nel 1903, appena depositato il brevetto, un mese dopo o giù di lì, ero già con un appuntamento con il famoso, non allora, ingegner Dalligna, che aveva alcuni anni più di me, perché Wittmann non riuscì a raggiungerlo. Gli presentai l'idea, mi fece delle critiche abbastanza discutibili, almeno come mi fu detto poi invece, che mi fecero i complimenti Gazzaniga di Milano o Andrea degli Esposti Engineering, che già avevano competizione sempre con i 125 dei tempi nel motomondiale anche loro, ma con più esperienza, diciamo, erano meno politicanti forse, ecco. E niente, io ho presentato questa idea che poi so da riviste specializzate negli anni 90 e successivi l'Aprilia ha utilizzato nelle competizioni in modo molto vincente, anche per quello forse, chissà. Però non ho mai ricevuto 0 lire da Aprilia, che forse non ha mai saputo nulla di questi fatti. E niente, questo è quanto, e al prossimo video riguardo a questo bellissimo prototipo che ha avuto successo per diversi motivi.